Ciao gente, come andiamo oggi? Io sono Mattia Vicentini, sempre dal progetto La nostra fattoria e dobbiamo esplorare una cosa secondo me molto sottovalutata che sono i traduttori, the translators. I traduttori nel nostro sistema, i traduttori nella natura. Perché sottovalutiamo, come dicevo, l'importanza di alcuni elementi a discapito di altri. E ci dimentichiamo che tutte le cose sono connesse, tutto è connesso a tutto il resto. Ora vi racconterò brevemente un paio di storie, senza andare troppo nel profondo e complicare le cose. Diciamo che siamo in Africa centrale, guardiamo a un posto naturale, no? Guardiamo all'ambiente, alla natura. Diciamo che siamo in Africa centrale, sui margini della foresta possibilmente. Crescono un sacco di alberi nella foresta che producono frutta. Ovviamente nessuno va a potare questi alberi, nessuno va ad innaffiare questi alberi, nessuno va a fertilizzare questi alberi, perché un sacco di elementi traducono qualcosa in qualcos'altro per qualcos'altro, che questo qualcos'altro traduce questa cosa in qualcos'altro per qualcos'altro. Mi segui? Diciamo che siamo ai margini della foresta e ci sono i mango selvatici. C'è un gigantesco albero alto 40 metri che produce centinaia di chili di mango. La stagione dei mango arriva, quindi ci sono tutti i nostri mango qua. Da qualche parte, lontano diverse centinaia di chilometri, in una grotta, c'è una colonia gigantesca di pipistrelli. I pipistrelli sanno quando è ora di cibo, dove si muovono, no? Da generazioni e quant'altro. Quando è ora di mango, i pipistrelli lo sanno, escono dalla grotta laggiù, volano per centinaia di chilometri fino a trovare quest'albero di mango. Non si parla di un albero in generale, si parla di una zona. Arrivano a questo albero di mango e cominciano a mangiare. Ovviamente mangiano senza ritegno e un sacco di pezzi di mango cascano sul suolo, no? I semi dei mango, i pezzi di frutta e quant'altro vanno ad accumularsi. Ora, mentre questi pipistrelli sono qua che girano, volano e dormono, perché questo non succede in 10 minuti, non succede magari in 10 giorni, sono sempre nell'aria, si nutrono nell'aria, rilasciano anche escrementi e sfortunatamente magari alcuni muoiono in giro, magari sono mangiati da altri predatori. Tutto va a finire sul suolo, escrementi e quant'altro. Ora non ci sono più mango, i pipistrelli volano via, se ne tornano dall'altra parte, vanno da un'altra parte. Però sul fondo della foresta, sul terreno, ci sono un sacco di cose organiche, come dicevo prima. Ed ecco che si muovono dentro il sistema altri elementi, gli scavengers, no? Gli spazzini, animali carnivori magari che si muovono di notte, o anche insetti come le formiche, per esempio, e un sacco di altri insetti che si nutrono di questi frutti che sono in un certo senso marci, si stanno in decomposizione, ecco. Ed ecco che queste cose si trasformano in qualcos'altro. Comincia il processo di compostaggio in un certo senso, direttamente in loco. Tutti questi insetti e pezzi di frutta e quant'altro che cascano giù, comincia il processo di decomposizione. Poi nel suolo abbiamo altri microrganismi che si vanno a nutrire, che vanno a trasformare
questi chiamiamoli rifiuti, ma sappiamo benissimo che un rifiuto è una risorsa, in qualcos'altro ancora. E ancora, questi rifiuti, queste risorse, saranno appunto il cibo per un altro ciclo di vita. Nel frattempo, qua la stagione è andata avanti, questa cosa non succede in 2 settimane, chiaro? Questa cosa è un processo continuo che è avvenuto l'anno scorso, è avvenuto 10 anni prima e 100 anni prima e continuerà così. Ed ecco che ci troviamo su un mare di compost creato direttamente in loco per quest'albero. Ok, fermati lì un attimo. Ora facciamo 2 passi indietro. I traduttori. Quest'albero non può mangiare i suoi frutti. Abbiamo bisogno di qualcuno, un qualche elemento che viene da fuori e traduce questi frutti in qualcos'altro. Non solo, abbiamo bisogno di un altro elemento che traduce questi frutti, questi escrementi, queste cose in decomposizione in qualcos'altro. E abbiamo bisogno di un altro traduttore che traduce questi elementi in decomposizione in qualcos'altro e questo ciclo potrebbe andare avanti per tipo 5.000 volte. 5.000 diversi tipi di organismi sono coinvolti in queste cose. Ma alla fine anche l'albero di per sé è un traduttore, perché lui tradurrà queste materie prime che sono state, diciamo, disintegrate di nuovo, fino alla fine, di nuovo mettici carbonio, azoto e quant'altro. Li ritraduce in foglie che altri insetti mangiano, che le altre scimmie mangiano, li ritraduce in mango, che di nuovo il ciclo ricomincia, mi segui? I traduttori sono essenziali ed è essenziale che noi vediamo i nostri sistemi o anche la natura come traduttori, cioè ogni elemento qua ha una funzione ben specifica che non va assolutamente sottovalutata e che è interconnessa con tutte le altre. È estremamente importante, mi segui? Ogni elemento di questo, chiamalo semplicissimo sistema, si parla di un albero e qualche... non si parla di un ecosistema in generale. Ti immagini nell'oceano? In tutto l'oceano quanti traduttori ci sono? In una foresta come quella del Congo, se prendiamo tutta la foresta, quante traduzioni avvengono? E poi tornano tutte, cioè si va in un senso e poi ecco che pam, si ritorna all'anno prossimo dove l'albero fa i mango e la cosa ricomincia. È una cosa incredibile. I traduttori. Nella nostra piccola fattoria, un esempio che viene spesso portato alla luce sono i polli, no? Ok, nella nostra fattoria abbiamo un sacco di alberi, o anche i maiali, insomma gli animali. Abbiamo un sacco di alberi di cui non ci possiamo nutrire. Abbiamo per esempio le acacie che producono semi e noi non ci nutriamo di questi, o abbiamo, che ne so, ciliegie così selvatiche che producono ciliegie piccolissime e non riusciamo a mangiarle. Abbiamo castagni selvatici che noi non mangiamo e quant'altro. Quindi intromettiamo un traduttore. Non riusciamo a mangiarci i semi della cace. Come traduciamo questa cosa in cibo che può essere per noi? Beneficiando anche altri elementi, non a discapito di altri elementi. Se noi prendiamo i polli possono mangiare le acacie, i semi delle acacie. Non tutti, ma comunque. Yeah. E ecco che i semi della acacia che noi non riuscivamo a mangiare sono stati tradotti in uova che noi possiamo mangiare. O carne, capito come? È lo stesso discorso per i maiali. Abbiamo i castagni selvatici, noi non le mangiamo, le ciliegie selvatiche, le mele selvatiche, noi non le mangiamo. Li diamo da mangiare al maiale che traduce
raccolto in qualcos'altro che noi possiamo beneficiare. E anche loro beneficiano perché si divertono a mangiare le ciliegie e le castagne. Anche tra alberi e alberi nel nostro sistema questo può avvenire. Un'altra cosa classica sono gli alberi di noce, no? Gli alberi di noce rilasciano esudati radicali che non fanno crescere tante altre piante in giro. Quindi mettere qualcosa vicino a un albero di noce non è la cosa più saggia. Ma noi possiamo usare traduttori. Per esempio, le acacie non risentono di queste cose o i mori di gelso non risentono di questo esudato radicale. Ecco che noi se abbiamo gli alberi di noce e non riusciamo a coltivarci niente attorno, usiamo dei traduttori per espandere il raccolto in maniera tale che anche altri organismi possano beneficiare, non solo noi. Quindi vicino all'albero di noce ci mettiamo 2 o 3 acacie e poi attorno alle 2 o 3 acacie ci possiamo mettere i mori di gelso ed ecco che possiamo metterci anche 2 mele lì vicino perché oramai la cosa è fertile, è stata tradotta, mi segui? Ed ecco che abbiamo espanso, abbiamo introdotto più elementi che traducono le materie e l'energia che è in questo dato sito, in questo sito, diciamo, no? Prendendo un piccolo spazio. Ora, un discorso simile nell'oceano per me è incredibile. Sarà una cosa infinita. Ecco la realtà, è una cosa infinita perché non ha né inizio né fine. Questa cosa di traduzione va in tutte le direzioni e viene da tutte le direzioni, mi segui? È una cosa molto difficile da spiegare e anche da comprendere. Quindi, nelle nostre fattorie e anche impariamo, quando guardiamo un bosco, quando guardiamo l'oceano, guardiamo le transazioni, energy transactions, le transazioni energetiche che ci sono tra elementi. E credimi che ne trarremo grande beneficio nella nostra lettura del paesaggio, nella nostra efficienza energetica anche. Grazie mille per il tuo tempo e passa delle buone feste. Ciao! Ho preparato un piccolo corso di 5 ore e mezza, suddiviso in circa 15 video e al costo di 60 euro, in cui vado attraverso i concetti di permacultura e che ho imparato nei miei corsi con gli australiani. E se vuoi seguirci anche su Facebook o Instagram, c'è Our Farm Journey, dove ogni tanto pubblichiamo qualcosa. Insomma, passo dopo passo ci muoviamo avanti. E nel corso vado attraverso come le reti di connessione che possiamo creare nelle nostre fattorie, come girare i rifiuti in risorse, che è uno di quei principi estremamente importanti, i concetti di food forest o l'acqua, l'importanza degli alberi, il clima e anche i modelli in natura da seguire. Ti ringrazio molto per il tuo tempo. Ciao.